Anche se siamo in viaggio ormai da 2 anni e mezzo, per noi comunque non è mai semplice. Per me non è mai semplice salutare i miei genitori quando vengono a trovarci. Ci sono già venuti a trovare altre volte e insomma è sempre bello stare insieme. Quando poi c'è da salutarsi è sempre difficile e non risulta più semplice dopo che si vanno avanti, insomma, nel tempo. Noi abbiamo preso questa decisione perché sentivamo che questa era la cosa che faceva per noi in questa vita, ma no, non cambia l'affetto che si prova, ecco. Quindi i primi giorni quando ci si lascia sono sempre più difficili. Adesso appunto andiamo a prendere la metro. La metro funziona molto bene qua a Recife, l'avevamo già provata anche l'anno scorso quando eravamo stati qui, perché poi eravamo andati a Olinda, che è una piccola cittadina che c'è qui a circa mezz'ora dalla capitale, e è molto carina perché è coloniale e da lì si vede poi tutto il lungomare di Recife, davvero molto carina. Adesso ci stiamo dirigendo verso la stazione degli autobus perché stiamo andando in un altro paese che per noi ha un posto speciale nel nostro cuore, uno dei luoghi che abbiamo amato di più la prima volta che siamo venuti in Brasile, perché qui abbiamo conosciuto dei simpatici animaletti che Rebecca ha amato tanto e noi anche. Dovremmo cambiare 2 metropolitane. Devi arrivare a Recife, noi siamo all'aeroporto, devi arrivare a Recife e poi devi prendere Camaragibe. Ok. Costo del biglietto 4 reais e 25. Rebecca non paga. 4,25 vuol dire 75 centesimi, ecco. Pagamento in contanti. Ecco l'altro unicorno, dato che uno ha deciso di viaggiare da solo, quindi i nonni hanno deciso di portare questo unicorno azzurro. Ecco, qui sta bene, amore, vero? Che non è strozzato qui, perché si aveva paura che si strozzasse, invece no, sta molto bene, amore, vero? Vediamo se anche questo deciderà di viaggiare da solo. Altra metro e poi stazione. Forse. Abbiamo perso il pullman. Siamo arrivati 1 minuto prima che partisse e sarebbe partito alle 11. Purtroppo i nostri calcoli di partire 2 ore prima dall'aeroporto, insomma con le metro, facendo i 2 cambi delle metro, non sono andati a buon fine, che le metro non sono arrivate subito e quindi siamo arrivati in ritardo. Vabbè, poco male, aspettiamo fino alle 14, quindi adesso sono già le 12, quindi in realtà 2 ore. Per noi 2 ore sono poche, viste le attese infinite all'aeroporto o tutte le altre cose. Non c'è un autobus diretto per il paese dove vogliamo andare, quindi abbiamo preso un autobus che da Recife ci porta a Goianinha e l'unica compagnia è Progresso, quindi purtroppo quando c'è solo una compagnia i prezzi sono un pochino più alti. Abbiamo pagato 113 reais a persona e sono 4 ore e mezzo di viaggio, quindi vuol dire 4,5 euro all'ora, quindi sì, non è economica, ma non avevamo possibilità altra. Abbiamo provato in realtà ad utilizzare BlaBlaCar. Qui come in Messico funziona. In Messico praticamente avevamo usato BlaBlaCar sempre, perché anche in Messico gli autobus non sono economici e funziona davvero molto bene. Purtroppo in Brasile è la seconda volta che proviamo ad utilizzarla e la seconda volta che ci va male, nel senso che pochissime ore prima di partire ci annullano il viaggio.
Quindi noi abbiamo dovuto correre ai ripari in questo modo. Le rodoviarie qui in Brasile sono tutte così, nel senso che ci sono tutte le varie compagnie, quindi c'è Progresso, Catedral, Gontijo, Guanabara, eccetera eccetera. Ovviamente ricordiamo che il Brasile è enorme, è lo stato più grande del Sud America, e quindi ci sono diverse compagnie, chi lavora solo nella parte nord, chi sud, chi a nord-est, chi insomma al centro, eccetera. E ci sono alcune che invece fanno quasi tutto il paese, ecco. Quindi si va nella rodoviaria e poi alcune volte c'è anche un banco informazioni dove ti dice in base a dove devi andare quale compagnia prendere. Noi utilizziamo sempre anche un sito che è Quero Passagem, che praticamente ci dice già, è proprio un sito brasiliano dove è possibile comprare i biglietti, ma noi non li compriamo mai perché sono sempre più alti, perché ci mettono sempre delle commissioni, però da lì si può vedere invece quali sono le compagnie che ti portano in quella determinata città. Funziona benissimo, è fantastico. Questo è un altro motivo per cui ci piace viaggiare in Brasile, perché è davvero tutto molto organizzato, si sa sempre prima quanto si andrà a pagare, quanto durerà il viaggio, quando partirà, eccetera eccetera. E insomma, utilizzando quel programma poi noi quando arriviamo alla rodoviaria andiamo semplicemente nella compagnia e compriamo il biglietto. Non è possibile contrattare nulla, qui i prezzi sono fissi e sono uguali sia per i turisti che per i locali, un'altra cosa che amiamo tanto. Per noi che viaggiamo in paesi dove il costo della vita è più basso rispetto a quello italiano, abbiamo visitato alcuni paesi dove era possibile contrattare il prezzo. In realtà questi paesi sono più in Asia, nel sud-est asiatico, rispetto al Sud America, anche se un paese per esempio del Sud America dove si contratta è la Colombia, e la Colombia è uno dei paesi dove proprio devi contrattare tanto. Noi non amiamo contrattare, però abbiamo dovuto imparare per ovvie ragioni e non ci piace. Oh, che bello, Rebecca sta facendo un disegno. Bellissimo, amore. E non ci piace molto, anzi per niente, il discorso dei due prezzi, turistici e locali. Lo so che è difficile. È un'opinione personale questa, ovviamente, perché poi c'è. Esatto. Abbiamo avuto dei confronti con molte persone, alcuni pensano che questa cosa qui sia corretta, altri sono indifferenti riguardo a questa cosa qui. Noi ovviamente siamo dei viaggiatori low budget, per cui cerchiamo di vivere il più possibile local, facendo cose local, utilizzando i mezzi local, per cui ci piacerebbe anche utilizzare i prezzi e il listino prezzi local. Invece non capiamo, come è capitato a Bali, abbiamo avuto una discussione con chi ci ha venduto una pannocchia sulla spiaggia dicendo che noi siamo stranieri, per cui avendo noi una moneta differente dobbiamo pagare il doppio. È giusto che noi paghiamo il doppio, e noi gli abbiamo fatto capire che questa cosa qui però apparentemente non è corretto, perché se noi visitiamo quel posto lì proprio però anche per via del fatto che il budget è più basso, allora non ha senso andare a pagare di più per questa diversità. Per cui alcuni capiscono, altri non capiscono ma non condividono, noi non condividiamo, però fatto sta che paghiamo. Anche perché siamo d'accordo ovviamente se un turista vuole andare in un paese e avere un trattamento, cioè una comodità diversa rispetto a altre persone e altri mezzi locali, è ovvio che debba pagare di più, no? Se voglio una macchina privata piuttosto che un bus con l'aria condizionata pagherò di più rispetto a un mezzo locale. Però se devo spostarmi in un altro paese, l'Egitto, che ci ha fatto impazzire, l'abbiamo amato ma ci ha fatto impazzire, ci dovevamo spostare con i loro taxi condivisi, quindi sgangherati, un caldo della miseria, tutti ammassati eccetera eccetera, non capisco perché io, solo perché ho un passaporto italiano, debba pagare il doppio rispetto ad una persona che sta usando il mio stesso mezzo di trasporto, perché a nostro parere non vuol dire niente che l'euro sia una moneta più alta. È come se io dovessi andare a viaggiare in Australia, che ha ovviamente un prezzo della vita, ha un costo della vita più alto rispetto all'Italia, e lui mi faccia pagare di meno perché vengo dall'Italia. Non ha, secondo noi, alcuna motivazione, ecco. Altra cosa, noi non ci consideriamo turisti, ci consideriamo viaggiatori. A noi piace viaggiare come
i locali, vivere come i locali, eccetera. Quindi non capiamo il motivo per cui dovremmo pagare il doppio. E in più ci sentiamo anche un po' presi in giro molte volte, no? Per questa cosa qua. Il Brasile non è un paese che fa questa cosa, mai, in nessun posto dove siamo andati ci è capitato di pagare di più, semplicemente perché eravamo turisti, e questa cosa qua ci piace molto. Però vabbè, insomma, questo è il nostro parere, poi magari ci sono dei pareri diversi e va bene così. Il mondo è bello perché è vario. Vero? Dopo 10 ore siamo arrivati. Siamo felici di essere qua perché è la prima volta che siamo venuti in questo piccolo paesino. Per noi è stato bellissimo, c'è un'anima molto hippie, quello che amiamo tanto noi. Siamo arrivati al nostro ostello, anche questo è hippie. E abbiamo conosciuto persone hippie. Vabbè. Dove siamo arrivati? A Pipa! Non si conosce molto Pipa dal turismo internazionale, però cos'è che c'è qui? Noi la prima volta che siamo entrati in Pipa abbiamo visto il delfino piccolino. Un delfino! Perché Pipa è conosciuta per la sua baia dei delfini. Insomma, vabbè, non vi spoileriamo nulla perché è bellissimo, quindi vi porteremo con noi a vedere tutte le spiagge di Pipa e a conoscere questo paese meraviglioso. Prima giornata piena a Pipa. Oggi gireremo un po' quelle che noi abbiamo già girato la volta scorsa, le spiagge che abbiamo già visitato. In realtà abbiamo un appuntamento fisso, ci stanno aspettando dei nostri amichetti, speriamo di vederli ancora anche oggi guizzare vicino a noi. A noi piace molto Pipa per questa sua anima hippie. In realtà, come dice Mirko, unisce anche un po' il turismo, no? Turismo anche non hippie, no, beh, borghese no, però è un turismo anche, diciamo, non hippie, e è sempre molto trafficata. Oggi poi vabbè è domenica, quindi sicuramente ci sarà più gente, e la vera vita di Pipa la si ha la sera, quando si aprono tutti i negozietti e ristoranti, bar. Questa è la spiaggia del centro, la meno interessante, ecco, di Pipa. E adesso c'è la marea ancora abbastanza altina, quando è completamente alta mangia tutta la spiaggia, ed è organizzata, attrezzata, tanti ombrelloni. Da questa parte ci sono tutti i ristoranti e i bar, qui in alto. Quando infatti c'è alta marea è possibile camminare per arrivare al fondo della spiaggia, comunque per fare tutta la passeggiata da qui sopra, proprio tra un bar e l'altro.
Qui a Pipa i prezzi sono già sono ancora più bassi rispetto a dove eravamo prima. Per esempio, prima di arrivare in spiaggia qui c'è un luogo dove praticamente ti danno 2 birre long neck, quindi nella bottiglia di vetro, a 10 reais, quindi vuol dire che una birra costa 80 centesimi, è molto economica. Di solito da questa spiaggia poi partono le varie escursioni in barca per arrivare a Playa dos Golfinos, appunto via mare. In realtà il tragitto è pochissimo, si tratta di praticamente 5 minuti di barca, perché si avvistano i delfini. Ma in realtà la cosa più bella è poterli avvistare senza la barca, perché molte volte i delfini si spaventano col rumore della barca e quindi è più difficile vederli, soprattutto da vicino. E quindi ci sono, diciamo, altri 2 modi per poterli vedere. Uno è noleggiando un piccolo kayak e l'altro, quindi li vedi un attimino, diciamo, da sopra l'acqua, no? E l'altro, che invece è quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso e che faremo noi ancora quest'anno, è quello invece proprio di entrare in acqua. Quindi l'acqua è comunque bassa, si entra in acqua e si aspetta che i delfini vengano, perché i delfini vengono in questo piccolo golfo, perché si chiama proprio la baia, quindi è una baia che si forma. Vengono proprio durante la bassa marea per mangiare i pesciolini. Ovviamente con l'alta marea è molto difficile, anzi quasi impossibile, arrivare camminando a Praia dos Golfinos, ma adesso è già possibile, quindi vi faremo vedere come farlo. E qui in spiaggia già ci sono meno persone che ti chiedono se vuoi l'ombrellone, se vuoi l'escursione, se vuoi questo, se vuoi l'altro. Insomma, già non esiste più questo fenomeno che c'era invece più verso Porto de Galinas. Quando c'è alta marea l'acqua arriva proprio fino qua, quindi proprio non è possibile, tutto fino qua, non è possibile passare. Tutta questa è sempre Praia do Centro, tutta questa. Poi da dopo gli scogli parte Praia dos Golfinos. È bella Pipa. L'anno scorso, quando siamo venuti qua, l'abbiamo considerata davvero come il secondo posto che abbiamo amato di più in Brasile. Il primo era senza ombra di dubbio Jericoacoara, di cui abbiamo già parlato in un precedente video, e l'anno scorso non abbiamo filmato nulla, non avevamo ancora iniziato con il canale YouTube, però anche Pipa come Geri ha davvero un'anima particolare. Ci si sente rilassati, ci si sente in pace col mondo. Certo, bisogna uscire un attimino proprio dalla prima spiaggia dove c'è tanta gente e un po' di casino, però davvero basta fare 500 metri e già si è nella natura più incontrastata, così. Proprio c'è passato il delfino, la mamma delfino, ecco, col piccolino, proprio a, non so, pochissimi centimetri dalla faccia, che ci ha anche spaventato, ed è davvero emozionante, bellissimo, perché anche in questo caso si vedono nella natura, senza dargli cibo, senza dargli nient'altro, proprio così, davvero osservando gli animali come vivono senza l'intervento umano, ed è davvero molto bello. Bello. Andiamo a vedere se riusciamo anche quest'anno ad avere questa grande fortuna.
In realtà ogni volta che venivamo qua vedevamo un delfino, non è difficile vederli, bisogna solo capire il momento esatto di quando si abbassa la marea e quando si può entrare, e si vedono così a pochi metri dalla spiaggia. Eccoli i kayak che si possono noleggiare per andare a vedere i delfini. Qui l'acqua è un po' più freschina rispetto alla zona dove eravamo prima. Se hai perso i video te li linkiamo qua, quindi Porto de Galinas, Maragogi. Però comunque è sempre un po' piacevole, ci sono un pochino di onde, però niente di impressionante. Ecco, come potete vedere, dove ci sono le barche, quindi a pochissimi metri dalla costa, è possibile vedere i delfini. Abbiamo trovato un piccolo tugurio all'ombra dell'ultimo sole e siamo anche un attimino più elevati per riuscire ad avvistare i delfini e quindi poi entrarci. In realtà io vedo solo una grande Rebecca perché si è messa proprio qua davanti. Grande Rebecca, ciao grande Rebecca. Scrutiamo il mare, nuotiamo sulle onde e aspettiamo i delfini. Qua si tocca ancora, però ovviamente bisogna saper nuotare, ecco, per avvistare i delfini così. Eccolo là! Eccolo! Speriamo si avvicini ancora un pochino. Eccolo là, che bello! Sono due, stanno nuotando insieme. Che meraviglia! Sono davvero degli animali meravigliosi. Chi è Fuffi? Diamogli da mangiare Rebecca. No? Vai, guarda Fuffi cosa c'è da mangiare. Sono lì davanti, vediamo un po' se vengono qua con il super richiamo Fuffi. Sono lì fuori, eccoli lì davanti, sono tanti, c'è chi li ha visti lì davanti, c'è chi li ha visti a sinistra, c'è chi li ha visti a destra, eccoli lì. Di solito si spostano pian pianino, cercano un banco di pesci, si mettono a caccia, poi si vede saltare il pesce e dopo saltare fuori il delfino. Mentre la spiaggia di prima era famosa per i delfini, questa qua è famosa per il surf. Infatti tantissime persone armate di tavola pronte ad affrontare queste onde.
e ogni tanto si vede anche qualche delfino. Questi sono occhi che ci sono sempre qui a Pipa, anche sui cartelloni dove c'è scritto parcheggio o altre cose, ci sono sempre questi occhi, sono molto carini. È sempre l'ora per un buon açaí. E qui c'è anche visuale Palme e di là il mare. Colibrì qui sono molto comuni e si chiamano beija-flor in portoghese, bellissimo perché significa che bacia i fiori, e moltissime case, o in questo caso anche esercizi commerciali come l'Açaí, costruiscono come degli abbeveratoi per loro a forma di fiorellini, e quindi loro arrivano e col loro becco lungo vanno a bere, ed è bellissimo. E noi, nonostante insomma siamo in Brasile già da tempo e ci siamo stati molto anche l'anno scorso, non ci siamo ancora abituati alla bellezza di vedere dei colibrì come se vedessimo dei piccioni in Italia, ecco. Quindi molto frequente, e sono meravigliosi.